Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale e se di buongiorno si può parlare perché per noi tifosi del Napoli sicuramente non è una giornata fantastica. Visto la partita di ieri, il Napoli ha perso 1-0 con l'Inter a San Siro, non tanto per la sconfitta perché sulla carta ci poteva stare che perdevi 3 punti a San Siro contro l'Inter, ma per come è arrivata la sconfitta. Quindi siamo qui ad analizzare comunque la partita, vedere cosa c'è stato di buono e cosa si deve migliorare o quali sono stati gli errori del Napoli. E più in là nel video diamo anche le pagelle a tutti i calciatori del Napoli, Spalletti compreso. Partiamo dalla partita perché il Napoli mi è sembrato lo stesso Napoli, o meglio, mi è sembrata quasi la stessa partita del Napoli all'Olimpico contro la Roma. Finita diversamente per il gol di Osimhen, il grandissimo gol fatto da Osimhen contro la Roma. Hai vinto la partita 1-0 ed hai portato i 3 punti a casa. Ovviamente non è proprio la stessa partita perché il Napoli dell'Olimpico era più dinamico, aveva più gamba, era in condizione fisica, al top della condizione fisica, cosa che ieri sera non si è visto, ma non si è visto fino a che non abbiamo preso il gol. Perché dopo che abbiamo preso il gol comunque non abbiamo fatto praticamente niente, anche dopo il gol, solo un tiro di Raspadori, che poi è stato l'unico tiro nello specchio della porta di tutta la partita. Quindi non puoi recriminare un risultato, non puoi recriminare e dire io potevo pareggiarla la partita, avrei meritato il pareggio. No, ieri abbiamo meritato la sconfitta e di questa cosa se ne deve prendere atto e il Napoli l'ha già fatto. Comunque Spalletti lo sa in conferenza, abbiamo visto le interviste, abbiamo letto tutte le dichiarazioni tra calciatore e allenatore, quindi sconfitta meritata, però la cosa che non si capisce è perché abbiamo cominciato ad avere ritmo e gambe dopo il gol preso. Cioè noi siamo andati a San Siro alla fine per riuscire a strappare il pareggio, questa è la verità. E purtroppo queste partite 90 su 100 le perdi. Quando ti vai a giocare la partita e aspetti l'avversario, non c'è niente da fare. Poi sei andato a giocare una partita aspettando l'avversario dopo la sosta, con un Inter che comunque sapevi che aveva un solo risultato possibile, doveva fare 3 punti. Perché perdendo ieri sarebbe andata a 14 punti dal Napoli e sarebbe stata una bella mazzata. Quindi hai un Inter che ti aggredisce sicuramente e sai che ti aggredisce dal primo minuto. Sai che è un solo risultato disponibile. Non puoi andarti a giocare la partita per il pareggio. Infatti è un Napoli addormentato, è stato un Napoli in ritardo su tutti i palloni. La cosa che a me fa preoccupare non è tanto il non aver tirato in porta, perché quella è una conseguenza di come abbiamo giocato. La cosa preoccupante è la non copertura a centrocampo e le falle difensive che ci sono state per tutti i 90 minuti. Se l'Inter fosse andata sopra di 2 gol nel primo tempo, non avrebbe rubato praticamente niente. Poi vogliamo analizzare il gol preso, analizziamo il gol preso, sicuramente un'azione che sembrava innocua, perché comunque vedevo solo il calciatore dell'Inter a crossare, c'era solo Dzeko in area. Già vedendo l'azione pensavo, vabbè, forse sono troppo pochi per pensare di prendere gol, invece dormita della difesa, Rachmani perde Dzeko, va a coprire il primo palo e lo perde dietro le spalle, Dzeko insacca. Non voglio dare la colpa, non voglio dare nemmeno la metà della colpa a Meret perché già ho sentito, sì, però Meret su quella palla doveva uscire. Sono d'accordo che su quella palla il portiere, tu vedi il calciatore che sta crossando, guardando in area di rigore, vedi che Kim è lontano 5 metri da Rachmani e Rachmani ha perso Dzeko. Comunque una mossa l'avresti potuta fare, ma sulle uscite lo sappiamo benissimo Meret chi è. Però è un errore, se lo vogliamo chiamare errore, che non credo sia un errore di Meret, perché comunque la colpa lì è dei due centrali difensivi. Poi si va a compensare sulla grandissima parata che Meret ha fatto su Di Marco nel primo tempo, perché là è stato fischiato un fuorigioco
che non c'era. Di Marco era in posizione completamente regolare e Meret ha fatto una parata stratosferica con Di Marco a 2 metri dalla porta. Quindi non ci sono colpe secondo me del portiere, o almeno se vogliamo dividerle le colpe sono 80 e 20. L'80% i due centrali e il 20% la vogliamo dare a Meret perché con un passettino in avanti avrebbe preso il colpo di testa di Dzeko, forse in faccia o in petto, perché comunque la palla gli è passata sopra la testa. Ma ripeto, non voglio nemmeno recriminare sul gol di chi è stato l'errore e di chi non è stato l'errore, perché ieri non si salva nessuno degli 11 in campo, né tantomeno di chi è entrato dalla panchina, che ovviamente entri a partita in corso, entri in una partita così difficile, in un campo ostico, un San Siro stracolmo a spingere ovviamente l'Inter. Non è che entri dalla panchina e puoi fare la differenza. L'unica cosa che forse posso sindacare, ma nemmeno tanto a Spalletti, io avrei cambiato al 45esimo. Il cambio che abbiamo fatto dopo il gol al 62esimo, Zielinski per Raspadori per Zielinski e Lozano per Politano, l'avrei fatto a fine primo tempo. Perché comunque tutto il primo tempo sulla fascia di Politano non abbiamo fatto niente. Le uniche piccole cose, qualche uomo saltato da Quara, ma nemmeno tanto. Comunque siamo fuori condizione. O è la condizione, o è psicologicamente il Napoli non è lo stesso di prima della sosta. Perché ripeto, la condizione sì, posso dar la colpa alla condizione, però dopo il gol preso hai giocato. Cioè non è che hai giocato, però a livello di intensità ci sei stato fino al 90esimo. Quindi la condizione relativamente, secondo me, abbiamo preso sotto gamba la partita e l'abbiamo giocata nella peggior maniera possibile. Questo è quanto, ci prendiamo la sconfitta e dobbiamo voltare subito pagina e testa alla Sampdoria. Diamo i voti ovviamente a tutti i calciatori del Napoli per ciò che hanno espresso in campo. Vi dico la mia, voi ditemi la vostra nei commenti, ragazzi, liberi di qualsiasi commento, cercherò di rispondere sempre a tutti come faccio sempre. Partiamo da Meret. Meret gli do un 5,5 solamente per quel fatto di quel 20% che quel passettino avanti l'avresti potuto fare. Però comunque la sufficienza non la prenderà nessuno. 5 a Di Lorenzo perché abbiamo preso sicuramente colpa del centrocampo che non ha fatto filtro, è fuori condizione e quant'altro, però comunque abbiamo preso dei cambi di fronte sulla fascia di Lorenzo dove c'era Di Marco nel primo tempo, comunque abbiamo sofferto tantissimo, poca spinta da parte del terzino, non voglio credere che sia il fattore mercato a giocare qualcosa in negativo per quanto riguarda Berezinski, comunque il sostituto di Di Lorenzo e quant'altro, non credo, però fatto sta 5 a Di Lorenzo, 5,5 a Rachmani perché sei entrato dopo tanto tempo, perché comunque la partita l'hai giocata, a parte l'errore su Dzeko che purtroppo l'errore è tuo, ti do 5,5 perché comunque rientrare dopo tanto tempo e giocare la prima a San Siro contro l'Inter non era semplice. Io avrei schierato tranquillamente Ostigard e Kim e avrei tenuto Rachmani al limite, farlo entrare a partita in corso, fargli fare minutaggio, ma non dal primo minuto a San Siro. Fatto sta che Rachmani comunque, a parte l'errore, non è che abbia fatto una bruttissima partita, quindi 5,5. 5,5 lo stesso anche a Kim, perché alcune chiusure non impeccabili, ci sarà la stanchezza e le scorie del mondiale, però i due centrali comunque li salviamo dal 5, gli diamo mezzo punto in più, 5,5. Oliveira, tanta corsa, tanta foca, secondo me fisicamente il più in forma di ieri sera, perché comunque si è spinto in avanti senza portare sicuramente azioni pericolose, però era l'unico che cercava di essere propositivo ieri sera. Quindi gli diamo un 6 a Oliveira. La sufficienza l'ha presa alla fine, così come lo voglio dare anche a Lobotka, che comunque i palloni che ha avuto è riuscito a smistarli, ma comunque aveva Cialanoglu addosso. Gli diamo un 6 meno a Lobo, dai.
un 6 meno al Lobo, 5 secco Anguissà in ritardo su tutti i palloni e l'abbiamo visto pure nel mondiale, comunque non stava in condizione. Viste le amichevoli di dicembre dove c'era Ndombele completamente in palla e lo stesso Raspadori, io avrei puntato su Ndombele e Raspadori al posto di Zielinski e Anguissà, però parlare poi è semplice, io ovviamente analizzo fatti accaduti e dico la mia. Quindi 5 Anguissà, 5 e mezzo a Zielinski per un po' di corsa in più, però comunque pochissima qualità. Mettere il cuore oltre l'ostacolo non è mai successo, non ha mai fatto un lancio comunque che poteva impensierire la difesa dell'Inter. Quindi il compitino svolto nemmeno tanto bene perché a livello di interdizione e di filtro appunto non c'è stato mai, ma questo vale per tutti e tre i centrocampisti del Napoli. 5 a Politano, niente, non mi è piaciuto proprio, niente spinta, niente non salta l'uomo, ha messo un paio di cross, quindi un bel 5 Politano se lo prende, se lo becca, infatti io volevo che Lozano entrasse al 45esimo. A Osimhen gli do un 5 e mezzo, anche se comunque Osimhen non ha avuto nessuna palla giocabile tutta la partita. Un 6 a Quara, 6 meno a Kvaratskhelia per qualche dribbling tentato, comunque ha cercato di svariare da destra a sinistra per cercare la soluzione, per trovare qualche svincolo per impensierire l'Inter. Non è successo, 6 meno per almeno la voglia di averci provato. Diamo gli entrati dalla panchina, voglio dare un 6 a Raspadori perché comunque è entrato in partita da subito, ha fatto quel tiro dove Onana, comunque centrale il tiro, Onana si è trovato sulla traiettoria, ma comunque non è che si è trovato sulla traiettoria, quello era il centro porta e là doveva stare, quindi però comunque è entrato subito in partita e ogni volta che viene chiamato in causa comunque dà il suo apporto. Senza voto rimangono per me Lozano, Elmas, Ndombele e lo stesso Simeone, rimangono senza voto perché comunque a partite in corso e per come è stata la partita non mi posso esprimere su quelli che sono entrati dalla panchina. Voglio dare Spalletti, non lo so, per me ieri non è stato sufficiente. Uno, per come ha impostato la partita, perché ha impostato la stessa partita come l'Olimpico a Roma, la stessa partita che è stata impostata anche ad Anfield contro il Liverpool, perché comunque sapevi che il Liverpool doveva fare una goleata per poter impensierire il primo posto, quindi hai aspettato l'avversario, ci sta perché sono cose che comunque fanno crescere una squadra, la fanno diventare più matura e saranno situazioni che in futuro comunque riesci a gestire molto meglio, però secondo me non si doveva fare nella partita di ieri sera perché rientri da una sosta, perché c'hai l'Inter a Milano, perché hai tutti contro e avresti dovuto dimostrare il contrario. Non è stato così. Ne prendiamo atto e voltiamo subito pagina, quindi diamo un 5 e mezzo a Spalletti, nessuno che ha raggiunto la sufficienza, a parte un paio di elementi che per voglia ci ha messo qualcosa in più. Un Napoli da rivedere e ripeto, a parte la prestazione, voglio solo dire una cosa, io mi preoccupo abbastanza della fase difensiva, perché anche nelle amichevoli in ritiro in Turchia, lo stesso Villarreal, con l'ultima amichevole che abbiamo fatto con Lille, abbiamo preso gli stessi gol, prendiamo le stesse imbarcate, quando perdiamo palla a centrocampo abbiamo una difesa, ai 4 di difesa che sono completamente aperti con la squadra avversaria che ti attacca senza centrocampisti. Va bene che il punto fondamentale del Napoli è che quando attacca comunque attacca appena organico, quindi se perdi una palla nella metà campo avversaria o sei in condizione ai gamba di recuperare l'avversario, altrimenti prendi il gol 90 su 100. Quindi per esprimere lo stesso gioco e per avere lo stesso Napoli bisogna avere la stessa condizione atletica non dico nemmeno di inizio campionato perché non ce l'avevi, però devi avere almeno la stessa condizione atletica di metà settembre, dove c'è gamba, dove c'è corsa, perché comunque l'identità di gioco c'è sempre. Ieri il Napoli comunque ha cercato di girar palla, ha cercato l'imbucata, ha cercato di palleggiare,
Da questo punto di vista mi tengo sicuramente l'identità di gioco del Napoli, pur avendo perso la partita, e non giocare come l'Inter che ha un gioco diverso. Ovviamente hai 2 punte, scavalchi la linea mediana del Napoli e cerchi di lanciare le 2 punte e poi una spizzata e le incursioni dei centrocampisti butti la palla dentro. Quindi mi tengo la mentalità del Napoli a livello di gioco. Ovviamente non posso tenermi il risultato. Abbiamo perso. Hanno recuperato 3 punti il Milan, ha recuperato 3 punti la Juve, ha perso solo la Lazio e ha pareggiato l'Atalanta. Però comunque abbiamo perso 3 punti su Inter, Milan e Juventus. Testa alla prossima, siamo ancora a più 5. Non facciamo disastri da tifosi napoletani, perché già ho sentito, vabbè, allora abbiamo perso lo scudetto, non siamo quelli di settembre, non siamo gli stessi, la sosta ci ha fatto male, lo sapevo e bla bla bla. No, non serve a niente, è una partita. E poi, a parte che è una partita, sulla carta, se il campionato non si fosse fermato, tu a Milano andavi a perdere lo stesso, perché sulla carta con l'Inter a Milano non abbiamo mai fatto bene. Quindi ci stanno i 3 punti persi. Questo era quanto per Inter Napoli di ieri. Complimenti all'Inter perché ha giocato meglio, ha creato di più, e complimenti a Dzeko che per me ad oggi è il calciatore più decisivo della Serie A. Sempre Forza Napoli ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!